Prima di tutto ci tengo a ringraziare il Circolo Velico Sferacavallo che è il main sponsor di questo video e secondo, mettetevi comodi perché sto per raccontarvi una storia incredibile. Tutto è iniziato proprio al Circolo Velico quando, sorseggiando la mia bibita preferita, mi sono imbattuto in un post Facebook di un certo Chris Manco, un newyorkese che cerca di capire da dove sia stata scattata una foto di Sferacavallo che aveva vista a casa dei suoi nonni. Da subito la cosa mi incuriosisce: come può un abitante della grande New York avere interesse per una piccola borgata marinara come Sferacavallo? Decido quindi di contattarlo per chiedergli se potevo realizzare qualche ripresa video per mostrargli la borgata. Hi Chris, nice to meet you. I'm a filmmaker. I will be happy to show my hearts in America. My English. Ma parlando esce fuori che nel 1888 un certo Leone Giammanco, esattamente il suo bisnonno, nasce a Sferacavallo e successivamente si trasferisce a New York. La cosa mi prende talmente tanto da decidere di fare una follia, trovare un lontano parente di Leone qui a Sferacavallo. Ed ecco com'è andata. Per iniziare a riflettere sul da farsi, mi do appuntamento con mio fratello e la mia ragazza alla spaghetteria da Angelo e Serafino, che come sempre ci stupisce e ci delizia con i suoi meravigliosi piatti. Buonissimo! Comunque vorrei capire se qui a Sferacavallo è rimasto un lontano parente di Leone. Sicuramente ci sarà qualche Giammanco qua a Sferacavallo, anzi forse ce ne sono un sacco. Potresti andare magari in chiesa, sai che c'hanno tipo gli archivi, no? Poi non lo so se lui si è sposato a New York. Questo è da vedere, documenterò tutto dall'inizio alla fine. Tipo vlog. Tipo vlog. Puoi fare come il video di Ustica. Esatto. Fai un video tipo sul turismo in Sferacavallo, quindi avviene bellissimo. Esattamente, ma specialmente adesso che dall'Italia a New York, da New York all'Italia non si può viaggiare. Vabbè, però fai venire lo spin e poi quando si può viaggiare uno viene a Sferacavallo. È una cosa importante da fare. Va bene ragazzi, adesso mandate altrimenti mangio anche i vostri. Ve lo dico, Pericolo in vista. Comunque secondo me le riprese le potremmo iniziare anche domani. Che tempo fa domani? Per domani si prevede cielo sereno e 38 gradi. Il tempo non era dalla mia parte, ma non volevo stare con le mani in mano. Sono quindi andato da Padre Massimo per consultare gli archivi della chiesa. Leo, figlio di Maria Lauro e di Angelo Giammanco. È lui o no? Dovrebbe essere lui, Angelo Giammanco, sì. Anno Il 1880. padre è Angelo, la madre è Maria Speranza Lauro, Dovrebbe essere lei. sposato con Salvatrice Anelli. Sì, lui è. Ah, eccolo. Quindi l'abbiamo trovato, eccolo qua. Tramite questi documenti c'è possibilità di capire quale sia un discendente oggi a Sferacavallo di Leone? Difficile. Allora, abbiamo trovato, cercando lo stesso nome del padre, Angelo Giammanco, e quindi lo stesso nome della madre, Maria Speranza Lauro, abbiamo trovato un fratello che si chiama Francesco. Non ci sto Abbiamo credendo. trovato una sorella Elisabeth, Antonio, Salvatore, Giuseppa, questo è Salvatore, Angelo, quindi lo stesso nome del padre. Ringraziamo Padre Massimo che ci ha dato delle preziose notizie. Il giorno dopo spunta il sole e ne approfitto per mostrare a Chris uno dei motivi per cui dovrebbe assolutamente venire a Sferacavallo. Ogni turista che si rispetti non può che soggiornare qui all'Hotel Bellevue. E perché si chiama Bellevue? Piscina e camere con vista a mare e isolotto di Isola delle Femmine. Io dico che è arrivato il momento di tuffarsi, ma secondo te
come si fa a indagare sul passato di una persona vissuta 133 anni fa che non è nemmeno famosa? Ma tu hai provato a fare la prima cosa che bisognerebbe fare, cioè cercare su Google? Aggiornamento per quanto riguarda le ricerche di Leone Giammanco su Google. Non c'è niente, raga. Non c'è niente. Ho accettato di fare una cosa magari più grande di me o comunque che vada oltre le mie possibilità. No, esagerato questa cosa, cioè secondo me no, secondo me puoi fare qualcosa ancora, cioè ora hai iniziato a cercarlo. Puoi provare a chiedere in giro comunque. Cioè, Se mi accompagnate a chiedere in giro alle persone non è una cosa semplice. può aiutare Federica. Io lavoro. L'hai visto. Fabrizio, scelgo te. Fabrizio, crediamo in te. Io manco conosco i miei parenti, i miei antenati e devo andare a cercare questa persona. No, ma non posso farla questa cosa, posso fare tutto quello che vuoi, ma questo non lo posso fare. Comunque in un modo tu mi puoi aiutare. E questo è il modo. Non ti dico cosa c'è dentro, però tu saprai cosa farne. Va bene, se pensi che ti possa aiutare, dai tu, papà. Sabato sono libero per fare questa cosa, dimmi. Va bene. Per favore mi può fare un vassoietto che il mio amico ha mangiato tutto. I dolci del bar del Golfo sono sicuramente un altro valido motivo per cui un turista dovrebbe assolutamente venire a Sferacavallo. Ah, so che forse vi starete chiedendo cosa ci fosse dentro quello zaino, ma per questa informazione dovrete pazientare ancora un po'. Rimasto da solo, decido di farmi forza e inizio la ricerca del discendente di Leone. Io ho conosciuto un certo Vince Giammanco che veniva a Sferacavallo a passare le vacanze estive fino a che era vivo e mi ritrovasse una corsa che era americana. È molto difficile risalire ai discendenti perché Sferacavallo ci sono discendenti Giammanco, ma questo leone non viene menzionato in nessun modo oggi. Queste purtroppo sono la triste realtà. È probabile che sia un parente mio. Ok, mi fai sapere che mi faccio lasciare il contatto di questa persona e magari la informiamo se trovi qualcosa, giustamente. Non è difficile trovare la persona giusta. Oggi di come siamo combinate come abitanti, è troppo miscelata. Incontro tantissimi Giammanco, pensavo di avercela quasi fatta, invece nessuno di loro si è rivelato essere la persona che sto cercando. Le ricerche proseguono per qualche giorno, ma con scarsi risultati. Ormai stanco e deluso, sono quasi sul punto di arrendermi. Finché mio padre non mi consiglia di parlare con Simone Aiello, uno dei cittadini più attivi nella salvaguardia della borgata, fondatore del comitato cittadino Il Mare di Sferacavallo. Sai, alla stessa età di mio nonno. Mio nonno emigrava da Sferacavallo per andare a Monterey. Io sono riuscito a scaricare via internet la lista in cui c'era mio nonno, suo padre e il fratello. Quindi probabilmente se tu facessi la stessa ricerca in internet lo troverai. Io ho cercato su Google, non ho trovato niente, devo proprio cercare Ellis Island, Fondazione Ellis Island, che era uno stabilimento dove che arrivavano insomma questi emigranti. Comunque Simo lo possiamo dire, stiamo mangiando benissimo alla barca. Ottimo. Comunque Serafino, gli italiani non è che insomma fossero trattati bene ai tempi, erano malvisti. Li consideravano come una razza a parte, addirittura c'era una lista delle razze preferite dagli americani e gli italiani venivano anche dietro i neri e dietro gli altri, quindi voglio dirti hanno avuto una vita difficile. Io penso sia Giammanco che mio nonno quando sono arrivati lì, insomma prima di farsi valere
ne hanno subito tante di angherie. Questa cosa non le sapevo, cioè io pensavo che in qualche modo gli italiani fossero soltanto i cattivi, i mafiosi della situazione, invece a quanto pare no, anche loro venivano discriminati. La curiosità mi ha spinto ad approfondire il contesto storico e questo mi ha portato a scoprire un'orribile verità che mi era stata accennata da Simone. Su internet tutto documentato, si trovano foto e video di ogni genere che confermano i maltrattamenti e le discriminazioni. Alcune volte gli italiani venivano uccisi immotivatamente, poiché considerati né bianchi né neri, ma di razza italiana. Tra l'altro, coincidenza assurda è che proprio nel 1888, anno di nascita di Leone, viene emanata la prima legge sull'emigrazione, che permette finalmente di lasciare il paese in piena libertà, ovviamente non per le donne sposate, che dovevano avere l'assenso del marito. Figurati, ti pareva? Finalmente sento che ci siamo. Per trovare un discendente di Leone devo trovare più informazioni possibili su di lui e grazie a Simone adesso so dove cercarle. Con le poche informazioni a disposizione sono riuscito a risalire alla nave con cui è partito e persino l'età che aveva Leone alla sua partenza. 17 anni. Alla fine questa storia potrebbe essere la storia di ognuno di noi. La storia di persone costrette a lasciare la propria terra per necessità. Che ci si allontani poco o molto da casa non importa. Ci saranno sempre delle sfide da affrontare, facili e difficili. Pensandoci, anche io ho avuto un'esperienza simile, ma mai paragonabile a viaggiare per mesi nel 1900, attraverso l'oceano, tra sporcizie, malattie e solitudine. Dobbiamo sempre essere grati ai nostri antenati. Oggi siamo qui grazie a loro. So che sembra scontato, ma loro ci hanno dato le basi per vivere meglio uno stato, una città, un paese, una borgata, una casa. O semplicemente la vita. Con questo video ho pensato molto alle mie di origini. A Fabrizio ho fatto sviluppare dei vecchi filmati di mio nonno, ecco cosa c'era nello zaino. Perché voglio dedicare questo video ai miei antenati, anche a quelli più remoti che non conosco. Vi ringrazio di cuore per aver involontariamente tracciato il destino fino a qui. Ma questo video vuole essere anche un omaggio ai nostri antenati sferracavalluoti emigrati, che sono tantissimi. Giammanco, Costanzo, Aiello, Ferrante, Carollo, Vassallo, Favaloro, Randazzo e tanti altri cognomi. Mi perdonerete se non li cito tutti. Intanto a New York, Chris stava cercando delle immagini di Sferracavallo, o forse in qualche modo è Sferracavallo che stava cercando lui. Ho provato a trovare i suoi discendenti qui a Sferracavallo, ma è troppo difficile. Con gli anni le parentele si allargano troppo e quasi non ci si conosce più. Ed è proprio per questo che siamo tutti fratelli e dovremmo sempre rispettarci. Chris ha promesso che verrà a visitare Sferracavallo e ciò non lo reputo un semplice viaggio, ma un richiamo della natura, perché ogni terra chiama sempre all'appello i suoi figli. Questo era il video da Sferracavallo a New York. Io sono Serafilms e vi aspetto tutti a Sferracavallo. Chris, non tardare troppo perché sarai il benvenuto. Ciao Sferracavallo, ci vediamo presto. E comunque, signori e signori, piccola soddisfazione personale, ho trovato anche una foto di Leone Giammanco con una firma originale. E ho scoperto poi che Chris le foto del bisnonno le aveva già.